Ho precedentemente affrontato questo argomento in un mio video, focalizzandomi principalmente sugli aspetti pratici e legali e illustrando casi concreti che hanno coinvolto connazionali. Tuttavia, molti di voi mi hanno chiesto di esplorare più approfonditamente un tema di attualità discusso anche su alcune testate online. Esiste un vero e proprio turismo sessuale in Tunisia? È un argomento complesso che richiede precisione del linguaggio, evitando generalizzazioni che potrebbero distorcere la realtà, dato che coinvolge solo una minoranza della popolazione tunisina ed è relegato a zone prettamente turistiche. Spero di riuscirci. Il turismo sessuale è un fenomeno complesso e controverso che interessa molte nazioni e non da poco tempo anche la Tunisia. Sebbene spesso coperto da un velo di segretezza e tabù, è fondamentale affrontare questo argomento con rispetto e chiarezza per offrire un quadro veritiero ed informato. La Tunisia, con la sua ricca storia, cultura affascinante e bellezze naturali, è nota per essere una meta turistica popolare. Tuttavia, dietro questa facciata esistono storie meno note di prostituzione e turismo sessuale. Fino a pochi decenni fa, la Tunisia aveva un sistema di case chiuse legalizzate, eredità del periodo coloniale francese. Queste case si usava chiamarle bordelli, erano regolamentate dallo Stato e fornivano servizi sessuali in un contesto controllato. Nel 1942, sotto il protettorato francese, le case chiuse furono ufficialmente riconosciute e regolamentate. Dopo l'indipendenza del paese nel 1956, il governo tunisino ha mantenuto questo sistema, ma con un controllo più rigoroso. Nonostante le chiusure massicce durante e dopo la rivoluzione dei Gelsomini del 2011, alcune case chiuse a Tunisi hanno continuato a operare in modo legale fino agli anni recenti. Queste case erano soggette a regolamenti rigidi, inclusi controlli sanitari regolari per prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. Con l'arrivo della pandemia di Covid-19 nel 2020, le chiusure di lockdown e distanziamento sociale hanno avuto un impatto significativo su molte attività economiche, comprese quelle poche case chiuse che ancora esercitavano per lo più nella capitale Tunisi. La necessità di prevenire la diffusione del virus ha portato alla chiusura temporanea di queste strutture, che poi non hanno più aperto, ma che in alcune grandi città esistono nella più totale discrezione e sempre rigoroso controllo della polizia. Lo so, può sembrare un controsenso. Come può una cultura sociale così rigida accettare una situazione del genere? Questo fa capire come la Tunisia, non da oggi, si sia sempre distinta per una moderata radicalizzazione culturale legata al passato e una forma di tutela e protezione delle donne che è davvero fuori dal comune. Il turismo sessuale in Tunisia non è mai stato così diffuso come in altre destinazioni più famose come la Thailandia, Cuba oppure il Brasile. Tuttavia, da parte dei turisti per lo più europei, si è diffusa questa pratica grazie alla vicinanza geografica della Tunisia, ai costi bassi dei voli aerei e al cambio favorevole. La presenza di donne disponibili che cercano turisti stranieri alimenta questo fenomeno, attratte dai guadagni facili, elevati e veloci. Naturalmente non aspettiamoci situazioni anche solo vagamente confrontabili con la Thailandia, per esempio. In Tunisia tutto avviene con estrema discrezione senza alcun impatto sulla società. Questa particolare forma di turismo è principalmente motivato dalla disoccupazione, dalla povertà, dalla domanda da parte degli stranieri e dall'accesso a Internet, che ha aumentato la consapevolezza di queste opportunità legate allo sfruttamento del turismo. Nonostante la severa legislazione tunisina contro la prostituzione e l'adescamento, queste attività continuano ad esistere nell'ombra della società. Ho già trattato l'argomento anche se non in chiave storica e culturale. Ve lo indico qui su e in descrizione, un consiglio, guardatelo se non lo avete fatto, perché racconto fatti che difficilmente troverete in rete. È importante sottolineare che la maggior parte delle donne tunisine che scelgono di entrare in questo mondo lo fanno per scelta personale, e questa decisione è spesso motivata dal desiderio di guadagni facili e veloci, mentre la maggior parte delle donne e i giovani, di umile provenienza,
preferiscono lavorare anche ore e ore per guadagnare pochi dinari e contribuire al mantenimento della propria famiglia. Le nuove generazioni, figli di internet e della globalizzazione, le spingono a scoprire possibilità che non immaginavano possibili. La Tunisia però resta un paese dove tutto viene mantenuto nell'ombra e con estrema discrezione. Le ragazze che rientrano in una fascia di reddito medio-alto e che possono permetterselo non lavorano, ma preferiscono lo studio anche universitario ed una vita più legata alla società in cui vivono, sognando magari, terminati gli studi, di trasferirsi in un paese con più opportunità, oppure restano nel loro per contribuire allo sviluppo. Le autorità tunisine quindi, pur mantenendo un doveroso controllo sull'adescamento e la prostituzione, restano spesso ai margini di quella che può considerarsi una scelta di vita di alcune donne, che riescono a mantenere un equilibrio al fine di non creare malcostume e situazioni che non piacerebbero alla popolazione. Tolleranza zero però sullo sfruttamento, le pene sono severissime. Nel video che vi ho invitato a vedere spiego questo e come sia possibile bilanciare una cultura sociale chiusa con una pratica del genere. Dobbiamo sempre ricordare che trovarsi coinvolti in una situazione di rapporti non consentiti con una donna, essendo questi ultimi vietati per legge, ci trova di partenza nel torto. Ma se come sempre manteniamo un comportamento giusto e moderato, rispettando tutti indistintamente e dimostrando di non aver commesso nulla violando la libera scelta delle azioni, si risolverà sempre tutto senza problemi. Il mio consiglio però, con un poco di esperienza sul posto, troverete l'equilibrio giusto per vivere liberamente tenendovi lontani da situazioni ambigue. La Tunisia, attraverso i secoli, ha affrontato molte trasformazioni sociali e politiche, che hanno influenzato anche la percezione e la regolamentazione della sessualità e della prostituzione. Durante il periodo dell'Impero Ottomano, le pratiche di regolamentazione della prostituzione erano diffuse, spesso gestite attraverso sistemi legali locali e controllate dalle autorità locali e religiose. Con l'avvento del colonialismo francese nel XIX secolo, la Tunisia ha visto l'introduzione di politiche più formali per la gestione delle case chiuse, influenzate dalle leggi e dalle normative europee dell'epoca. Questo periodo ha lasciato un'impronta significativa sulle dinamiche sociali e culturali riguardanti la sessualità e il commercio del sesso nel paese. L'indipendenza tunisina nel 1956 ha portato a una revisione delle politiche riguardante la prostituzione e il turismo sessuale, con un crescente dibattito interno sulle implicazioni culturali e sociali di tali pratiche. La rivoluzione dei gelsomini del 2011 ha segnato un punto di svolta critico, con un rinnovato interesse per i diritti delle donne e per la regolamentazione più rigorosa delle attività sessuali commerciali. Oggi la Tunisia continua a navigare tra tradizioni culturali profonde e pressioni esterne per l'adattamento a standard internazionali di diritti umani e protezione delle donne. In conclusione, il turismo sessuale in Tunisia è un fenomeno complesso che richiede una comprensione approfondita delle dinamiche storiche, culturali ed economiche del paese. Mentre la nazione si impegna a proteggere i diritti delle donne e a combattere lo sfruttamento sessuale, persistono significative sfide legate alla povertà, alla disoccupazione e alla percezione sociale delle donne coinvolte in queste pratiche. È essenziale un approccio equilibrato che consideri il contesto locale e internazionale, promuovendo al contempo il rispetto dei diritti umani e la dignità delle persone coinvolte. فجأة لقيتها وكنت فاكرها